Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere un'altra strategia su indicatori, visto che l'ultimo video ha raggiunto i 50 mi piace in meno di 24 ore. Vi avevo promesso che la settimana successiva ci sarebbe stato questo video e quindi eccolo qui. Andiamo a vedere come al solito una strategia di trading basata su indicatori. Questa volta la proviamo sulle criptovalute, in particolare su Bitcoin, ma adesso andremo a vedere bene i pair, time frame, quali indicatori ovviamente ci vogliono, quindi seguite bene tutto il video e come funziona. E intanto che ci siete, un bel mi piace e l'iscrizione ovviamente per chi è nuovo. Prima di cominciare effettivamente con la strategia voglio ricordarvi che queste sono strategie trovate online, di tanto in tanto cerco di fare qualche modifica per tra virgolette personalizzarla o comunque adagiarla a mie altre strategie che vado ad usare, e ci tengo appunto a dire che sono strategie basate su statistiche, quindi per fare trading vero e proprio ovviamente non possiamo basarci solo e soltanto su queste, ma secondo me possono servire ad accompagnare una nostra strategia che strutturiamo con il tempo o comunque a delle buone analisi tecniche e fondamentali. Quindi, fatta questa piccola premessa iniziale, direi di spostarci al PC e andare a vedere come funziona questa strategia. Ultimissima cosa, vi lascio in descrizione il link sia dell'exchange che del broker che utilizzo solitamente per fare trading, e in questo modo potete provare a testare queste strategie semplicemente utilizzando anche i conti demo, però supportereste in questo caso il canale, quindi grazie se lo fate e continuiamo con il video. Ed eccoci qua, andiamo su TradingView. Come prima cosa, grafico Bitcoin, andiamolo ad aprire e selezioniamo il time frame. Statisticamente ho visto online che questa strategia viene utilizzata sui 5 minuti, infatti sì, è una strategia di scalping. Non so se su un minuto va bene, cercherò di testarla il più possibile, sia su un minuto, 3 minuti, 5 minuti, farò vari test. Comunque sia, adesso l'andiamo a testare sui 5 minuti. Una volta fatto questo andiamo a cambiare le nostre candele qui in alto, vicino appunto ai time frame, e andiamo a selezionare i Fibonacci. Quindi una volta selezionate queste candele possiamo andare a cercare il nostro primo indicatore. Andiamo appunto nella sezione indicatori e cerchiamo EMA, selezioniamo la media mobile esponenziale e andiamo a modificare i parametri. Per cambiare le impostazioni dell'EMA basterà andare sulla rotellina delle impostazioni appunto e andare su periodo. In questo caso andiamo a mettere a 50 periodi, selezioniamo ok e vediamo che è impostata, anzi io direi di farla un tantino più grandicella, eccola qua. Grazie a questo indicatore possiamo iniziare ad individuare il trend, quindi come ad esempio in questo caso vediamo che è un trend ribassista e il grafico si trova sotto l'EMA. Adesso possiamo passare alla ricerca del secondo indicatore. Il secondo indicatore che ci serve è questo qui, Trend and Entry CCIST15. Una volta inserito vediamo che ci apparirà sotto al nostro grafico tutta questa roba qui, non ci serve del tutto, quindi andiamo ad eliminare i parametri che non ci servono per questa strategia. Andiamo anche in questo caso sulla rotellina delle impostazioni, andiamo a deselezionare tutto tranne quelli che vado a deselezionare io, quindi guardate bene il video. Dobbiamo andare a deselezionare tutto tranne questi parametri, questi della precisione, il livello 0 e CCH. Per renderlo visibilmente più facile da individuare mi vado a cambiare un attimo i colori, ma questa è puramente una scelta grafica. E una volta selezionato dobbiamo avere il grafico in questo modo qua. Due regole importanti: apriremo posizioni short solo quando siamo in un trend ribassista e posizioni long solo quando siamo in un trend rialzista. Altra cosa importante sempre da non dimenticare è teniamo conto anche di quello che ci va a dire il grafico qui sotto, quindi come vedete in questo caso qua ci va a dire che siamo ancora in un trend ribassista, mentre il grafico di sotto ci va a dire che ha rotto un livello 0, quindi le entrate valutiamole sempre in base ad entrambi i grafici. Quindi quando qua siamo in un trend ribassista e questa linea è sotto a livello 0, allora vuol dire che tra virgolette è confermato il trend ribassista. Quindi primo esempio, trend ribassista. Quello che ci interessa quando siamo in un trend ribassista è cercare una candela senza ombra superiore, quindi quando sopra vediamo il taglio netto come in questo caso ci interessa aprire una posizione. Quindi appena vediamo che si andrà a chiudere questa candela siamo pronti ad aprire la nostra posizione short, mettiamo che ci posizioniamo su questa candela. Come dicevo, dopo andiamo a vedere come impostare stop loss e take profit. Andiamo anche a vedere quest'altro esempio, quindi siamo in un trend rialzista in questo caso e dobbiamo cercare la nostra posizione di apertura long. Dobbiamo cercare la nostra prima candela sopra l'EMA con diciamo un taglio netto sotto, quindi senza ombra al di sotto, e sembra che questa non ce l'abbia, quindi mettiamo che si sia chiusa questa candela, si apre questa qui e facciamo la nostra entrata in long. Quindi una volta visto come entrare sia in long che in short dobbiamo capire come impostare i nostri stop loss e take profit. Allora
Andiamo nel caso dello short. Il nostro stop loss lo mettiamo un po' dopo l'EMA, solitamente andiamo a vedere un po' se c'è stata un po' di oscillazione precedentemente, lo andiamo a mettere più o meno su quei livelli lì, quindi qua, e facciamo un rapporto 1 a 2 appunto con stop loss e take profit. Quindi stop loss impostato qua, il take profit lo mettiamo a 0,60%, che in questo caso dovrebbe essere qua. Come vedete, posizione presa. Andiamo a controllare anche l'altra come è andata, giusto per fare l'esempio. Anche in questo caso andiamo a mettere lo stop loss un po' sotto l'EMA, andiamo a vedere un po' di oscillazioni, qua c'è stata qualcosina in più. Come vedete anche in questo caso avevamo preso la posizione. Questa strategia, da quello che ho visto online, ha un win rate molto alto, come sapete, salvo notizie, salvo tutto il resto. Comincerò a fare dei test reali su queste strategie, quindi farò una sorta di vlog settimanali dove per una settimana intera andrò a testare questa strategia, quella precedente sull'oro, eccetera, eccetera. Ce n'è un bel po' arretrate, quindi mi metterò con l'anima in pace a testare tutte queste strategie. Comunque, solitamente cerco di fare una sorta di backtest fatto a mano, diciamo così, proprio per vedere se almeno la strategia è abbastanza valida o no. E come dicevo prima, magari anche integrarla al fianco di altre strategie. Comunque sia, anche questa molto molto semplice, non vedo particolari difficoltà. Bene ragazzi, nient'altro da aggiungere, il video finisce qui. Mi raccomando, se anche voi state provando qualche strategia con indicatori e tutto il resto, fatemelo sapere sia nei commenti o comunque venite nel canale Telegram, dove possiamo comunque discuterci e confrontarci su queste strategie, e noi ci vediamo al prossimo video.